Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi voglio dare una sorta di guida per chi sta affrontando un cambio, considerato anche tutto il movimento planetario che c'è adesso in cielo, e andiamo a vedere con questa lettura che cambi arrivano, che salto quantico state per fare. Quando parlo di salto quantico parlo anche di cambi molto importanti, ok? Scelta numero 1, il mazzo diciamo giallo. Scelta numero 2, il mazzo arancione. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute le persone che hanno scelto il primo mazzo. Andiamo a vedere che tipo di cambio dimensionale andrete a fare. Vi ricordo ragazzi che le letture sono per un gruppo. È facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura. Per contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, al corso di approfondimento sulle famiglie reali in previsione per il 21 di settembre e trovate anche il link degli oroscopi per la seconda metà del 2024. Bene, andiamo a vedere la vostra energia. Cari amici della prima scelta, Fante di bastoni e 9 di coppe, dieci di pentacoli, il giudizio e l'appeso, ragazzi. Allora, pare essere come un cambio di collaborazioni. Sembra. Poi io vi darò come degli esempi, ragazzi, per adattare la lettura alla vostra realtà, poi cercate appunto, perché siete tanti, quindi farò come degli esempi. Allora, andiamo a vedere questo fante di bastoni. Re di spade, diavolo e luna. Guardate, sinceramente diavolo e re di spade al contrario mi parlano di manipolazione, considerato che abbiamo anche una luna che parla di proiezione, di cose che si vedono a metà. Io credo che arriviate da un periodo o comunque siate in un momento dove ehm, allora o è necessario o semplicemente vi troverete a cambiare attitudine in questo senso, io credo. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Credo che sia proprio la vostra di attitudine. Quando c'è il diavolo di mezzo si parla sempre di questioni egoiche, quindi può anche essere che per un determinato obiettivo che vi siete messi in testa abbiate, diciamo così, preso questa tendenza a comandare un po' troppo, guidare un po' troppo, forzare un po' troppo le cose. Allora, il 9 di coppe è spiegato da un cavaliere di bastoni e dal 9 di spade. Guardate, ho anche la sensazione che possa essere una questione legata a qualche relazione.
e ho idea che potrebbero proprio cambiare le dinamiche. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Allora, può essere una relazione romantica, ma anche una relazione tra fratelli. Qui c'è come qualche dinamica che manca, soprattutto se siete i fratelli minori e cercate di, diciamo, aiutare il maggiore, o comunque c'è una sorta di aiuto tra di voi. Io ho come l'idea che molto fortemente voi, ma potrebbe anche essere l'altra persona, c'è come questo bisogno, questa necessità di condurre le cose in una direzione specifica. Vi dico, sento un po' di forzatura qui. Però ho come la sensazione che tutto sommato il periodo che sta per arrivare è molto più dinamico, molto più appagante, molto più stimolante, eccitante, avventuroso rispetto al periodo che lasciate indietro. Cosa succede? Per arrivare a questo tipo di appagamento dovete passare per questo 10 di pentacoli al contrario. Quindi è il caso probabilmente di rompere certi accordi, di rompere certe regole, di rompere certe fedeltà, che possono anche essere fedeltà familiari. Abbiamo anche un mago al contrario e un 6 di pentacoli. Guardate, per qualcuno ho anche l'idea che ci sia questo dare continuo e che si debba un attimino tagliare questo essere sempre disponibili. Può essere che questo riguardi un vostro condizionamento mentale. Datemi una carta per la luna, perché qui c'è come una paura di non riuscire a trovare la propria stabilità, i propri confini, la propria sicurezza. Ho come questa sensazione, mentre nel prossimo periodo è un po' come se prendeste consapevolezza che in realtà siete già al sicuro e non avete bisogno di un'altra persona o di una situazione statica per sentirvi al sicuro. Andiamo a vedere il giudizio. 5 di pentacoli ed eremita al contrario. Ragazzi, c'è come una paura o di perdere, come vi dicevo prima, la stabilità, la sicurezza, o semplicemente ci si sta o ci si è vincolati in questa situazione o in questa relazione per paura di entrare in carenza, per paura di essere abbandonati, per paura di... Ma tutte queste carte, l'eremita, il giudizio e l'appeso, vi serviranno in questo periodo proprio per vedere le cose da un altro punto di vista e anche mi viene da dire per perdonarvi, perché ragazzi ci sono certe persone che restano in delle relazioni per magari 10 anni, a un certo punto si rendono conto che la relazione non funziona più, ma continuano a dare alla relazione perché sperano che dando tanto la relazione torni a posto. E nonostante magari l'altra persona dica basta, è finita, loro continuano in questa illusione. Perché? Perché l'ego gli impedisce di accettare che si sono sbagliati, che la storia è finita, che è inutile dare ancora lì perché tanto non ne caveranno mai un ragno dal buco. Però è difficile riconoscere a se stessi che, caspita, lo sapevo, me ne sono accorta 4 anni fa e io invece ho continuato in questa relazione per 4 anni sperando che non posso permettermi, non posso accettare di aver buttato via tutto questo tempo, di aver buttato via tutte queste forze, queste risorse. Ragazzi, non è buttato. Tutto viene per qualche cosa, tutto è esperienza, tutto ci fa crescere. E soprattutto quando l'avete fatto è perché pensavate di essere nel giusto, quindi non fustigatevi. Però sì, cercate di vedere le cose da un altro punto di vista.
Che cosa di buono ne può venire fuori da questa situazione? Perché qui avete proprio la carta del giudizio, che è la carta del risveglio spirituale. Io ho come la sensazione che tutto questo processo vi serva proprio perché siete in fase risveglio. Manca la torre, ma avete già l'eremita. Di solito arriva prima il momento crack, il momento, diciamo, dove appunto casca l'ego, cascano le nostre certezze, dopodiché c'è il momento eremita per le fasi del risveglio spirituale, vi invito a cercarle su YouTube, dove si ha bisogno di stare con se stessi fondamentalmente. Però andiamo a vederla appeso perché è una carta statica anche questa, 3 di coppe e 8 di spade. Voglio una carta per il 3 di coppe. Sento che è come se alla fine di questo periodo inizierete a vedere dove cioè dove voi stessi, come iniziare a percepire in voi stessi diciamo le zone di vuoto e le zone di pieno, in modo da riuscire a colmare voi stessi quelle zone di vuoto senza dover aspettarvi che sia qualcuno dall'esterno a riempirle. Ragazzi, ho l'idea che qua vi renderete conto di tutto quello che vi ha incastrato fino ad adesso con la carta del giudizio e vi dico che qui c'è proprio un risveglio di tipo spirituale. Se aveste già avuto il risveglio spirituale, credo che molti siano nella fase dell'eremita, che vi dico per qualcuno può durare anni, però è come se aveste bisogno di regolarizzare il quanto do e quanto ricevo. Bisogna metterli in equilibrio. Qui abbiamo la temperanza al contrario, eh? È come se questo vostro pensiero, convinzione o credenza limitante del più do, ce n'è una che dice più mi sacrifico, com'è che dice? Più mi sacrifico per la famiglia e più la famiglia resta unita, una cosa di questo genere. Questa è una credenza che ho riscontrato in alcune persone che hanno lavorato con me e sono quelle persone che perdono anni della loro vita per la famiglia, perdono no, però nel senso arrivano ad un certo punto dove si pentono e dicono ho dato tutto per la famiglia. E perché? Perché? Cioè chi ti ha detto di annullarti per la famiglia? Nel senso, non sta scritto da nessuna parte, è lecito che sia lui che lei vadano, non lo so, una volta ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, quello che è il vostro ritmo, ipotesi, uscire con le amiche o con gli amici, divertirsi. Cioè, dobbiamo imparare noi stessi a nutrirci senza aspettare che siano gli altri a colmare quel vuoto di cui vi parlavo prima. Qui il vuoto, ragazzi, può essere un vuoto affettivo e sento che è proprio quello che vi renderete conto, di cui prenderete consapevolezza, questa solitudine che un po' sentite, questo non sentirvi appoggiati. Perché? Perché voi date, date, date con l'aspettativa, la speranza che l'altro poi vi restituisca. Ma non è così che funziona. Se voi fate più di quello che dovete, create poi debiti karmici. Quindi fate il necessario, non fate di più di quello che vi viene chiesto e non fate cose solo perché pensate che l'altro se lo aspetti, perché quella è una vostra supposizione. Guardate, sento che sarà un momento, quello nei prossimi 2 mesi, ragazzi, molto interessante, dove vi renderete conto delle vostre strutture mentali, di quello a cui avete creduto fino ad adesso. È come se da un lato foste appagati, ma dall'altro ci fosse un sottile senso di panico a perdere tutto. Ecco, siate voi a far sì che perdiate tutto in modo da non dover vivere più il panico. Ok? Cioè, quando... Come vi posso spiegare? Non so se sono riuscita a rendere l'idea.
Però quando qualcuno è troppo attaccato alle cose materiali, è attaccato alle persone, è attaccato a una routine, il cambiare questa routine può destabilizzare fortemente. Quando invece uno è più abituato a cambiare, a essere flessibile, un cambio in più, è come gli altri. Quindi non c'è tutto questo panico da cambio. Vi dico così perché l'ego tende a essere, a non cambiare, non vuole cambiare. L'ego fa nascere la paura proprio per non cambiare. Crea come, scusate, crea come una rigidità mentale. E sento che qui vi renderete conto di qual è la vostra rigidità mentale. È un periodo che vi permetterà, attraverso la presa di consapevolezza, di perdonare voi e anche gli altri. Ci sono proprio dei riti, dei rituali che si fanno per perdonare. Uno molto semplice è di scrivere su un foglio: io perdono, innanzitutto partite da voi stessi, io perdono me stessa per, riga sotto, io perdono me stessa per un'altra cosa, riga sotto, io perdono, e ne scrivete tutti quelli che vi vengono. Potete anche prendervi 2 o 3 giorni per riempire 7, 8, 20 fogli. Quando poi pensate che i fogli siano completi, vi prendete un attimo, fuori all'aperto possibilmente, prendete una ciotola di metallo, vi rileggete tutti i perdono e mano a mano che leggete i fogli gli date fuoco, li bruciate nella ciotola in modo che il fuoco purifichi questa energia. Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. E un'altra volta la carta del giudizio, oltre alle illusioni. Io sento che avrete una presa di consapevolezza, cioè tipo lampadario, non lampadina. Eccola qua la torre. Il fulmine, l'innocenza che è il sole e lasciarsi andare. Ragazzi, sento che molti saranno prossimi al risveglio spirituale, sono prossimi o qualcuno potrebbe già anche iniziare a vedere che c'è qualche cosa che è troppo incastrante nella propria vita. E potrebbero essere semplici paure: ho paura di non riuscire, ho paura di non trovare un altro lavoro, ho paura di qui, ho paura di... Nella sezione degli abbonati spiego come affrontare la paura, è tutto un tema che ho sviluppato molto bene. Se volete dare un'occhiata ai titoli, perlomeno potete guardarli nelle playlist con le copertine lilla. Però ragazzi, vi dico che qui c'è proprio come un cambio di paradigma. L'innocenza e la carta del sole rappresenta proprio la scoperta della propria essenza e il lasciarsi andare, che è un 8 di coppe. Seguite anche un po' il flusso. L'otto di coppe in questo caso lo sento collegato con l'appeso, no? E anche dove che l'avevate qua, con l'eremita, perché è l'arcano minore dell'eremita. C'è bisogno da un certo punto di vista, mi viene a dire, lasciare andare il controllo. Non si può sempre avere tutto sotto controllo, molte cose non dipendono da noi e soprattutto cercare di tenere sempre tutto sotto controllo crea un sacco di stress. E qui c'è proprio diciamo, il messaggio di rompere le illusioni e abbiamo la luna qui anche. Quindi vi dico, c'è come un qualche questione egoica o un qualche punto di riferimento, un qualche risultato. Potrebbero anche essere sì, semplicemente le credenze limitanti, però c'è un qualche cosa qui che vi impedisce o che vi ha impedito di sentirvi forti, di sentirvi al sicuro. E qui quello che succederà nel prossimo periodo, come vi dicevo, è proprio il rompere queste paure, queste illusioni, questi modi di pensare, queste ansie, queste preoccupazioni, per riscoprire la vostra vera essenza e iniziare finalmente a lasciarvi andare. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Andiamo a vedere che cosa vi consigliano e cosa vi dicono. Parlano di una rete di telecomunicazioni in estate. Ne voglio ancora una. E guardate, qui abbiamo effettivamente
un 3 di coppe. Guardate, vi dirò, la cosa potrebbe essere questa, o che durante l'estate, visto che siamo già in estate, conoscerete persone o comunque, come vi posso dire, creerete una rete di conoscenze che vi darà la possibilità appunto di guardare oltre le illusioni. Qui abbiamo lo sciamano, luna nuova. Allora, siccome sono oracoli nuovi, vado a leggerle, ragazzi. Portate pazienza, li devo cercare. Ok, ragazzi, gli ho dato io un'occhiata un attimino perché è veramente lungo da leggere, vi faccio il sunto. Allora, come vi dicevo, questa carta fa riferimento con le reti di telecomunicazioni, possono essere i semplici social, quindi magari Facebook, piuttosto che Instagram, piuttosto che TikTok, piuttosto che YouTube, può essere un qualche tipo di conoscenza, come vi ho detto prima, come se ci fosse un qualche persona importante che andrete a conoscere o con la quale andrete a parlare durante il periodo estivo. Mentre la carta dello sciamano fa riferimento alla vostra natura o alla vostra naturale predisposizione a curare gli altri. Però, diciamo, una peculiarità di questa carta è di come avere problemi di radici, quindi di primo chakra. Per cui potreste avere dei problemi ricorrenti nelle ginocchia, nei piedi, nelle gambe, insomma, in quella zona a cui fa riferimento il primo chakra, e vi dà come un consiglio ehm, di lavorare di più sul radicamento, sul grounding fondamentalmente. Anche questo l'ho spiegato nella sezione degli abbonati, ma comunque trovate anche altre informazioni online. Bene ragazzi, devo dire che è un buon salto, vi state approcciando a un cambio di paradigma, ma è come se aveste prima bisogno di destrutturare tutte le strutture, scusate il gioco di parole, tutte le strutture mentali che arrivano dall'ego, che arrivano anche un po' da questa, come vi posso dire, è un fante di bastoni, c'è una sorta di, come vi posso dire, giovinezza nel vostro modo di pensare o magari siete proprio giovani, avete meno di 30 anni. Ehm, Sì, ma qui riguarda un qualche questione egoica, secondo me. Fatemelo sapere comunque nei commenti. Spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi una mail e io vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come lavoro sulle credenze limitanti. Oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è stata ideata come una scuola di metafisica che vi insegna come lavorare dentro per cambiare la realtà fuori. Comunque i titoli sono tutti visibili, vi basta entrare nel playlist con le copertine lilla per dare un'occhiata. Detto questo, io vi auguro un cambio fantastico, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute anche alle persone della seconda scelta. Andiamo a vedere che tipo di cambio andrete ad affrontare, che salto andrete a fare. Ragazzi, come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo e se non risuona nulla potete sempre ascoltare l'altra lettura. Se volete contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione e sempre in descrizione ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, al corso di approfondimento sulle famiglie reali presente, cioè scusate, in programmazione per il 21 di settembre e troverete anche il link nella descrizione di quello che sono le previsioni per il secondo semestre del 2024. Bene, una carta è già saltata, io la lascerei lì perché un 6 di coppe mi piace un sacco. E quindi andiamo avanti. Abbiamo poi la carta del carro, il mago, un 5 di coppe
E un 2 di coppe e un diavolo. Oh, wow. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere che tipi di cambi stanno per arrivare. Ragazzi, devo dire che di primo acchito così ho come la sensazione che si manifesterà un qualche tipo di accordo piuttosto che di relazione. Andiamo a vedere carta per carta. Qui abbiamo un 6 di coppe, un carro, un mago, 5 di coppe, 2 di coppe e diavolo. Quindi diciamo che su 6 carte, una una e mezza se vogliamo, non sono proprio delle migliori. Però, nonostante questo, beh, adesso poi lo andiamo a vedere il diavolo perché andiamo a vederlo dopo. Partiamo dal 6 di coppe. Regina di coppe, 8 di bastoni e 3 di spade. Ho come l'idea, ragazzi, che ci sia una qualche componente romantica che potrebbe, che potrebbe smettere di esserci. Il carro mi parla di un movimento, di un viaggio, potrebbe essere un trasferimento, una decisione presa che vi fa in un certo senso allontanare da dove eravate. Sapete che cosa mi lascia perplessa? È che avete il 2 di coppe con il diavolo, adesso poi andiamo a vedere il 5 di coppe, il cavaliere di coppe col 5 di denari. Sento per adesso come se, come vi posso spiegare? Sento che state prendendo una direzione che potrebbe non essere così idilliaca. State cercando di manifestare un qualche cosa. Adesso andiamo a vedere il mago. Perché il 5 di pentacoli è una carta di carenza, è una carta di vuoto, è una carta di dipendenze, di solito affettive o carenze economiche. C'è come la possibilità di spostarsi, o può anche essere che qualcuno vi faccia un'offerta di spostarvi, però comunque datemi una carta per sto 5 di pentacoli. Fate attenzione perché ho come l'idea che vediate questo spostamento come l'unica soluzione possibile a un qualche cosa. Però probabilmente spostarvi implica l'abbandonare, il lasciarsi indietro certe cose a cui voi siete legati, certe persone a cui voi siete legati. Devo dire che il mago parla sempre di un nuovo inizio, di un qualche cosa che voi comunque andrete a manifestare. Andrò a vedere il 5 di coppe. Otto di pentacoli. E 3 di pentacoli. Vado un attimo, scusate se torno indietro, ma voglio vedere questo 3 di spade. 7 di bastoni. Vi dico, ho la sensazione che potrebbe anche essere qualche questione inerente a un progetto. Credo che qui potrebbe esserci come una sorta di delusione, un tradimento magari da parte di un collega, da parte di un amico, di una persona fidata, ehm,
che vi porta a dire basta, non accetto più. E da lì la scelta del mi allontano, me ne vado. E probabilmente c'è una persona intorno a voi che potrebbe darvi una mano ad uscire da questo momento di staticità, perché sia il 4 di Pentacoli che la carta dell'appeso sono momenti di fermo. Quello che secondo me cambia sarà il vostro modo di fare, il vostro modo di porvi agli altri, il vostro modo di agire sia all'interno delle relazioni che all'interno delle situazioni. Proprio attraverso questo appeso che vi darà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Tenete presente che qui avete il 4 e il 5 di denari, qualcosa ha a che vedere con i soldi o il vostro modo di vedere la materialità, la concretezza. Allora, per l'appeso abbiamo un 9 di bastoni e una torre. Sentite, io ho la sensazione che qualcuno potrebbe cambiare il panorama lavorativo o, o a livello di collaborazione, diciamo così. Andiamo a vedere il 2. Sei di pentacoli. Giustizia e re di coppe. Allora, sia che sia una qualche questione vostra, personale, proprio a livello di cambio importante di vita, dove lasciate indietro un qualche tipo di realtà, un po' romantica, un po' potrebbe anche essere un sogno che lasciate indietro, per andare avanti, per manifestare qualche cosa di migliore per voi. In questo caso vi dico che cambierà proprio il vostro modo di agire, di porvi o darvi nei confronti degli altri. Tutto sommato, se fosse un progetto, un lavoro, un progetto che avevate già in atto, qui sento effettivamente, ragazzi, un cambio abbastanza importante. Può essere il trasferimento dell'azienda per qualcuno, può essere prendere questa decisione importante e iniziare questo vostro nuovo periodo. Allora, qua c'è l'appeso con un 9 di bastoni e la torre. C'è qualche schema di difesa che deve essere rivisto, deve essere ricalibrato. Probabilmente avete sempre agito in un certo modo, ma questo non ha creato la realtà che voi vi aspettavate. Quindi si tratta appunto di cambiare modo di agire, di manifestare, di fare, di lavorare anche per qualcuno. Vi dirò che allora, no, non ho nessun 9 di pentacoli. Ehm, perché ho come l'idea con il mago che qualcuno potrebbe effettivamente tipo iniziare un'attività autonoma, iniziare a prendersi la responsabilità del proprio patrimonio, di se stesso, del proprio lavoro, delle proprie idee. Se fosse una questione a livello di progettualità di lavoro, per esempio, anche qui si potrebbe come ribaltare un po' la situazione, cambiare modo di agire. Innanzitutto tenete presente che con il 5 di pentacoli qui c'è come una sensazione di carenza, c'è come una sensazione di valgo poco e questo me lo dice anche se di bastoni che è il contrario, come se avessi bisogno di riconoscimenti. Probabilmente da dove è arrivato nella realtà che avete non vi sentite sufficientemente riconosciuti e nonostante magari sia una realtà in cui avete lavorato molto, un sogno a cui insomma avete partecipato, avete dedicato tanta energia, magari avete messo anche soldi, nonostante questo sento che qui è ora del cambio, è ora di qualche cosa di più proficuo per voi. Si tratta di destrutturare il modo di vedere le cose, il modo anche
quando c'è l'appeso si tratta anche di accettare che le cose sono così e per quanto uno spinga, per quanto uno faccia, per quanto uno si difenda, le cose sono così, fondamentalmente. Vi dico, se avete avuto un qualche tipo di sogno fino ad adesso, può essere che riceverete proprio un aiuto per manifestare questo sogno. È come se nascesse una nuova collaborazione. Con i due di coppe, qui avete due carte di contratti, il 6 di pentacoli che è l'arcano minore della giustizia. Qui c'è lavoro e progetti. Quindi ragazzi, sento che potrebbero veramente nascere delle nuove collaborazioni, dei nuovi contratti con clienti, delle nuove associazioni. Ci potrebbero anche essere delle fusioni, mi dicono, nel caso fossero grandi aziende. Devo dire che questo diavolo, prima avevo detto che c'è una carta in mezzo che nì, però in realtà poi, perché vi ho detto lo vediamo dopo, adesso lo andiamo a vedere con i mini tarocchi, ma ho la sensazione che sia più una questione di presa di potere personale. Infatti abbiamo un 2 di no, è una. Un 2 di bastoni e una regina di spade. Qui si tratta di prendere in mano le redini della situazione. Qui abbiamo carte di progettazione, carte che tagliano quello che non serve più per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia, quindi due bilance, quindi scambi commerciali, unioni armoniose, potere personale, maturità. Cioè, io lo vedo un salto in avanti. Io non lo so che tipo di scelta dobbiate affrontare, se è questo sogno che avete da tanto tempo, che state coltivando da tanto tempo, che finalmente vi decidete a mettere in atto e vi dico che sarà molto proficuo il risultato. Potrebbe essere una attitudine, come vi ho detto prima, magari una sì, mi piacerebbe, un'attitudine romantica che cambia e diventa concreta. Quindi io con questo mago inizio, faccio un'azione, inizio a vedere le cose da un altro punto di vista, destrutturo e agisco, faccio qualcosa. Vi dico, potrebbero arrivarvi proposte di lavoro, clienti, cioè letteralmente piovervi proposte di lavoro, curriculum, se per esempio fosse in cerca di lavoro, cioè come bastava fare il passo, poi le cose fluiscono, vanno da sé, perché davvero ragazzi sono carte molto 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 positive, queste. Vedo come espansione. Molto interessante, devo dire. Se fosse un qualche situazione familiare, sento che qui prenderete in mano le redini della situazione per togliervi da un posto o da un gruppo, ma potrebbe anche essere di amicizia, se non di lavoro o familiare. Comunque, per togliervi da un gruppo che non vi apprezza come voi, vorreste come voi, meritereste. Vi dico, offerte ne arrivano. Se per caso avete una casa in ballo, potrebbe essere che arrivi l'offerta giusta. Però con questo mago davvero ragazzi c'è un cambio nel modo di agire, di manifestare una nuova direzione concreta, un nuovo modo di agire che si dà a questo momento di vita, o meglio, che darete voi a voi stessi in questo momento di vita. Non vi nego che per qualcuno questo due di coppe, come vi dicevo, potrebbe far riferimento a un incontro di tipo romantico, dove vedo tanta passione, ma anche tanto equilibrio. Potrebbe anche essere un collega di lavoro, considerato tutto questo aumento di contatti, di comunicazioni, di spostamenti, insomma. Credo che sarà un buon periodo perché è come se prendeste una decisione, una scelta per voi stessi. Non importa quanto tempo avete dedicato magari al lavoro precedente, a un sogno precedente, è un po' come accettare che la cosa così com'è non funziona e quindi bisogna cambiare, ma cioè destrutturare, ma alla fine cioè, si fa un po' così, no? I medici per esempio sono i primi che provano una cura, poi se non funziona la cambiano. E qui anche quando si ha un progetto si prova in un certo modo, poi se non funziona o se non si hanno i risultati che ci si aspetta, si cambia qualcosa o si cambia il progetto. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Sperimentare quello che vi ho appena detto, caspita.
sperimentare il silenzio e amichevolezza. Sperimentare un 3 di bastoni, è una carta che parla di progetti, è una carta che parla di viaggio e anche qui si tratta proprio di sperimentare, di fare delle avventure, di provare. Mi viene da dire anche di testare voi stessi, in che cosa sono bravo, in che cosa penso di non esserlo, così magari ci provo e mi rendo conto che invece sì lo sono. La destrutturazione delle credenze limitanti è molto importante per voi questo periodo. Cosa sono in grado di fare io? Cosa posso manifestare? Ricordatevi che il mago ha tutte le conoscenze, gli strumenti, le doti, le capacità per manifestare la realtà che vuole. Qui ho come l'idea che vi dicano prima di creare un po' di silenzio dentro voi stessi, nella vostra mente, per capire. Tenete presente che avete un 8 di spade al contrario, ci sono tanti pensieri negativi e che vi fanno vedere il bicchiere mezzo vuoto. Guardate il bicchiere mezzo pieno, guardate le cose da un altro punto di vista, destrutturate tutto quello che vi fa sentire instabili, quello che non vi piace. E poi con la carta di amichevolezza, che ragazzi è un 2 di coppe. Quindi io sento proprio che ci saranno come delle intersezioni che, ripeto, per qualcuno potrebbero essere romantiche, per qualcun altro lavorative, però è proprio l'idea che incontrerete persone in questo periodo che vi aiuteranno. Il punto è proprio solo fare questo passaggio, questa decisione, fare il movimento e da lì si apre come, vedete, si passa dall'1 al 2, ok? E qui sinceramente questo 5 di coppe lo sento un po' come un momento di panico, cioè nel senso che vi arriveranno talmente tante occasioni che vi verrà da dirvi, caspita, devo perdere qualche occasione perché se no devo lasciare stare qualche cliente, qualche potenziale lavoro perché se no non riesco a gestire tutto al meglio. Vi dico qui, se aspettate risoluzioni di contratti, se aspettate la vendita della casa come vi ho accennato prima, con la carta della giustizia e il 6 di denari vedo che le cose andranno a risoluzione, ok? Quindi si risolveranno, potrebbero esserci dei soldi che entrano, lavoro che entra, tanti contratti. Si tratta appunto, ragazzi, di prendere questa decisione. Potrebbe esserci qualcuno che magari vi dà una mano, che vi dà un aiuto, non necessariamente deve essere un'offerta da parte di qualcun altro, però può anche essere una semplice chiacchiera che vi fa capire, per esempio, potrebbe essere una persona di fianco a voi che vi dice: ma tu, dal cuore, che cosa vuoi? Se tu dovessi valutare, stando in questa situazione pregressa, come sta il tuo cuore, puoi dire di star bene, magari era quello che volevi, ma devi renderti conto che non è quello che ti fa felice, anche se era quello che voleva il tuo ego, non collima con quello che vorrebbe il tuo cuore. E quindi da lì c'è come una sorta di elaborazione del vedere il bicchiere mezzo vuoto e anche della vostra carenza, di quanto non vi sentite riconosciuti effettivamente o non vi date riconoscimento. Perché qui è anche quello, il fatto che noi ci aspettiamo che gli altri ci riconoscano delle cose, però poi siamo noi i primi che non lo facciamo. Magari siamo stanchi, pretendiamo che gli altri riconoscano che noi siamo stanchi, ok? E invece siamo noi i primi che non ci rendiamo conto che lo siamo e non ci prendiamo lo spazio per riposare. Quindi è un po', come dire, fuori luogo aspettarsi qualche cosa dagli altri quando siamo noi i primi che non lo vediamo, che non gli diamo una ragione. Cioè, sì, sento che sono stanco, ma poi alla fine non mi fermo. Mi aspetto che qualcun altro me lo dica. No, sono stanco, io devo prendere la decisione di fermarmi. Ok? Quando mi fermo, gli altri mi dicono perché sei fermo? Perché sono stanco. E allora riposati, ti diranno. Questo è un esempio, ovviamente. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, magari due. Tre. Sforzi, 2 mesi. Il saggio, l'anno prossimo. Cambio di sentiero, gennaio. Wow!
Ok, vado un attimo a guardare le indicazioni sul libro e poi vi faccio il riassunto. Allora, ragazzi, questa carta è bellissima perché dice che i vostri successi professionali arriveranno attraverso lo sforzo e attraverso, diciamo, l'investire varie energie in quello che nel vostro progetto, in quello che state facendo, insomma, ok? Scusate. Vi dice anche che questi sforzi saranno largamente ricompensati, ok? Dovete semplicemente avere fiducia e riconnettervi con la vostra forza interna. E qui parla di 2 mesi, quindi come se in questo periodo di tempo ehm, cioè questo fosse il periodo di tempo necessario per fare gli sforzi, ok? Non ve lo leggo tutto perché a parte che è in 2 lingue, in spagnolo e francese, quindi diventa lungo e macchinoso se ve lo traduco man mano, quindi preferisco leggerlo e poi vi faccio il riassunto. Andiamo a vedere la carta del saggio. Questa che è interessante, ragazzi. Questa parla di karma. La linea del saggio dice che siete venuti scusate, la carta del saggio dice che siete venuti per compito karmico ad aiutare le altre persone e che, insomma, è un po' come se doveste diventare una sorta di guida in questo caso. Ehm, E dice anche che la vostra linea karmica vi permette di situarvi nella linea dell'abbondanza infinita. Scusate, scusate, la gatta, ho avuto un attimo. Ok, per quello che riguarda la data, l'anno che arriva, qui vi dice che ehm, se quel cambio, insomma, che vi state aspettando non arriva, quello, cioè, o meglio, se il cambio che dovete affrontare non arriva entro, cioè non viene fatto, diciamo, nell'immediato, quello a cui voi state puntando arriverà l'anno prossimo. È come se dicesse dovete fare quello che dovete fare adesso per avere i risultati subito, se no vi arriva l'anno prossimo fondamentalmente. Bene, anche questa è una carta che parla di vita professionale, è una carta che parla di riuscita, soprattutto di lavoro di gruppo, devo dire. E invece quest'ultima carta, ragazzi, vi dice che c'è un cambio di direzione e rivedo qui il carro, eh? Quindi lo abbiamo già visto prima. È un po' quello che vi sto dicendo, se le leggo tutte in fila è come se fossero in 2 mesi, tipo prendete questa decisione e l'anno prossimo può già essere realmente a gennaio, ci sarà questo movimento, questo cambio, questo nuovo inizio di cui vi ho parlato qui con il mago. È un po' come se avessi bisogno di lavorare ancora un po', di sperimentare per capire che tipo di direzione dare. Vi dirò che la maggior parte di queste carte parla di questioni professionali e anche qua sotto lo vedevamo, contratti, denaro, lavoro, progetti, collaborazioni, responsabilità, appalti, cose di questo genere. Però sì che c'è come un cambio di sentiero, un cambio di direzione per voi da qui in avanti nel prossimo periodo. Stando a quello che dicono le carte qui, abbiamo un cambio tra, diciamo, i prossimi 2 mesi e l'anno prossimo. Quindi diciamo che si può considerare da settembre a dicembre, come se si dovessero muovere certe cose importanti per voi, che vi dico, vi porteranno verso queste carte, verso il 2 di coppe, verso relazioni più in armonia, verso scambi in equilibrio, un maggiore potere personale, se vogliamo più rettitudine, più giustizia. Tenete presente che la carta della giustizia parla anche di legge di compensazione. Quindi se qui vi è stato tolto qualche cosa con il 3 di spade, credo che nel semestre, e mi riferisco al semestre perché vedo qui queste date, credo che potreste avere, diciamo, la vostra rivalsa, la vostra compensazione, come se vi venisse dato quello che in precedenza vi è stato tolto.
Cari amici della seconda scelta, è una lettura molto bella. Spero che comunque vi abbia dato, insomma, delle guide interessanti, degli spunti di riflessione. Fatemelo sempre sapere nei commenti, che a me piace leggere i vostri commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail e io vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Tutta la sezione degli abbonamenti è stata ideata come se fosse una scuola. Ci sono 4 playlist e sono in ordine di come vanno viste per imparare concetti di metafisica semplici e un po' meno semplici, però in modo facile. Diciamo che è stata ideata per aiutarvi ad accelerare il vostro percorso di crescita, dandovi tutte quelle informazioni che io ho assorbito in più di 25 anni di studi. Va bene, detto questo, io vi auguro un prossimo periodo, un cambio, un risveglio, quello che è un salto quantico splendido. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!